Oggi un video diverso dal solito. In questo video chiacchieriamo insieme dei miei prodotti italiani preferiti del 2025, dai libri ai film, ai miei progetti lavorativi personali, allo sport italiano. Mettetevi comodi con una bella tazza di tè o caffè. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale per non perderti le prossime video lezioni. Iniziamo! La prima categoria di cui vi voglio parlare è quella dei progetti personali, professionali del 2025 che mi hanno dato tantissime soddisfazioni e sono soprattutto due. Il primo è un progetto a cui io tengo tantissimo, che ho creato nel 2024 con il mio carissimo amico e collega Teacher Stefano, che sono sicura che conoscerete. Dal 2024 organizziamo dei viaggi di gruppo, di studio in Italia. Nel 2024 e nel 2025 siamo andati in Toscana e nel 2026 andiamo in Puglia e in Toscana. Nel 2025 abbiamo organizzato ben 2 viaggi esauriti, sold out, e la cosa mi ha fatto veramente piacere. È stato bellissimo vedere l'interesse delle persone di venire con noi in vacanza in Toscana. È stata una grandissima soddisfazione. I gruppi di maggio 25 e di giugno 25 sono stati 2 gruppi fantastici. Ho conosciuto tantissime persone desiderose di mettersi in gioco, di sbloccare il loro italiano, di conoscere altre persone amanti dell'italiano provenienti da tutto il mondo. Sono stati veramente 2 viaggi unici, diversi, perché a maggio i partecipanti erano un po' più rumorosi, un po' più sopra le righe, e invece a giugno è stato un gruppo un po' più pacato, più rilassato, ma sono stati 2 gruppi veramente incredibili e alcuni di loro sono diventati poi miei studenti personali nelle lezioni online e sono molto grata di questo progetto. Il secondo progetto personale che ho creato nel 2025 e che ho amato e non vedo l'ora di ripartire con le prossime edizioni è il mio Italian Movie Club, che è un corso di conversazione di gruppo online basato sulla visione e sulla discussione su un film italiano contemporaneo. I primi partecipanti sono stati grandiosi, sono stati veramente bravi a guardare un film interamente in italiano e poi a discuterne insieme. Abbiamo analizzato la storia, i temi, i personaggi, abbiamo fatto tantissimi esercizi e attività divertenti insieme sul film Era ora, un film italiano contemporaneo. Sono veramente contentissima di questo progetto e non vedo l'ora di proporvi i nuovi film. Trovate tutte le informazioni giù nel box informazioni se volete partecipare nel 2026. Passiamo ora alla categoria dei libri italiani che ho letto e apprezzato nel 2025. Se mi conoscete da un po' di tempo sapete che io amo leggere, è un'attività che adoro e che faccio soprattutto nel tragitto da casa al lavoro, all'università per cui lavoro a Milano. Leggo tantissimo in metropolitana e vi devo confessare che io leggo soprattutto narrativa contemporanea straniera, soprattutto inglese e americana.
Però, nel 2026 voglio impegnarmi per voi a leggere più narrativa italiana e adesso vi faccio vedere quella che ho letto nel 2025 e che vi consiglio. I primi libri che vi faccio vedere sono pensati apposta per voi, sono dei libri di italiano per stranieri, quindi delle letture graduate. Il primo che vi faccio vedere è un adattamento dei Promessi Sposi, uno dei più grandi e importanti romanzi italiani. È un romanzo dell'Ottocento, un romanzo storico molto lungo e complicato, di cui sono state fatte tantissime versioni ridotte, graduate per gli studenti di italiano. Io ne ho diverse, molte in realtà, perché è un libro che amo e quest'anno ne ho comprata una nuova che sto usando, sto leggendo con uno studente e devo dire che la consiglio molto perché è una versione un pochino più complessa, più lunga e quindi approfondita rispetto alle altre che io ho e che sono più semplici, più facili. Quindi se avete un buon livello di italiano, un B2, vi consiglio questa versione. I libri di cui vi parlo adesso li conoscete già perché sono i libri che ha scritto Serena Capilli, che ho intervistato poche settimane fa qui sul canale. Lei è un'insegnante di italiano per stranieri e anche un'autrice di letture graduate, quindi questi libri sono perfetti per voi perché lei sa esattamente quali parole, espressioni e grammatica utilizzare a seconda del vostro livello di italiano. Io li sto usando con diversi miei studenti nelle mie lezioni online e ve li consiglio sicuramente. Passiamo adesso alla narrativa pensata e scritta per un pubblico italiano, quindi quei libri che potete trovare nelle librerie italiane di narrativa contemporanea. E il primo libro che ho letto a gennaio 2025 e che ho amato è Anna di Niccolò Ammaniti. È un libro distopico di fantascienza post-apocalittica. Siamo in Sicilia nel 2016 e una letale malattia chiamata la rossa ha sterminato gran parte della popolazione italiana. Anna, la protagonista di questo romanzo, è una ragazzina rimasta orfana di entrambi i genitori che deve cercare di sopravvivere insieme al suo fratellino solamente con l'aiuto di un libro, una guida di regole e consigli che le ha scritto sua madre. Se vi piace la serie TV The Last of Us, vi consiglio di provare a leggere questo libro italiano, Anna. Il secondo libro di cui vi parlo è totalmente diverso perché è una raccolta delle prime 5 storie a fumetti del fumetto degli anni 2000, Witch. È un piccolo gioiello italiano perché ha avuto un successo sia in Italia sia all'estero enorme. È stato tradotto in più di 27 lingue ed è stato pubblicato in moltissimi paesi stranieri, quindi è veramente un capolavoro della letteratura per ragazzi italiano. Witch è un fumetto che segue la vita e la storia di 5 giovani ragazze, 5 giovani streghe. Questo è un fumetto e io vi consiglio tantissimo di leggere i fumetti se volete iniziare ad avvicinarvi alla lettura in italiano, perché i fumetti hanno sia delle immagini che vi aiutano a comprendere bene la storia, sia delle brevi frasi che sono sempre o quasi sempre inserite in dei dialoghi. Quindi sono molto utili e comprensibili. Date un occhio a Witch.
Un altro romanzo molto breve che ho letto nel 2025 e che vi consiglio si chiama Mal di pietre di Milena Agus. Si svolge soprattutto in Sardegna e la narratrice è una nipote che racconta la storia di sua nonna. Mi è piaciuto molto questo libro perché sullo sfondo ci sono tantissimi riferimenti alla storia italiana e internazionale e ho capito che questo stile mi piace molto, quindi quello di inserire delle vicende storiche in un romanzo di finzione. So che questo libro ha avuto un grandissimo successo in Francia, infatti è stato anche tratto un film francese. Fatemi sapere se lo conoscete. Un altro romanzo italiano che ho apprezzato molto nel 2025 è La più amata di Teresa Ciabatti. È un libro autobiografico perché l'autrice ripercorre la storia della sua famiglia e si concentra soprattutto sulla figura emblematica di suo padre, un grande medico famoso e importante. La scrittura è un po' complessa, sicuramente non è facile, è anche abbastanza feroce, cattiva. Però a me è piaciuto molto, quindi lo consiglio soprattutto se avete un buon livello di italiano, a partire dal livello B2. Un altro libro che ho letto è Le perfezioni di Vincenzo Latronico. Questo libro non fa parte delle letture preferite dell'anno, però secondo me è indicato per gli studenti di italiano con un livello intermedio. Non mi è piaciuto moltissimo questo libro perché per me è una non storia, non c'è una grande trama, una grande storia, non succedono molte cose, è un susseguirsi di immagini, brevi frasi, anche scritte molto bene, ma brevi frasi, brevissime immagini una dopo l'altra. E questo non è il tipo di libro che piace a me. Mi piacciono le storie più coinvolgenti, avvincenti. Però è indicato, secondo me, per gli studenti con un livello intermedio perché Vincenzo Latronico, l'autore, fa una scelta stilistica molto interessante. Ha diviso questo romanzo in diversi capitoli che si chiamano presente, imperfetto, passato e futuro e cerca di usare proprio questi tempi verbali negli specifici capitoli. Un libro meraviglioso, fondamentale, importantissimo che ho letto nel 2025 è La storia di Elsa Morante, uno dei capolavori del Novecento della letteratura italiana. Però non mi soffermo a parlarvene perché non ve lo consiglio, è troppo complicato, lungo, minuzioso, non è secondo me una lettura indicata per gli studenti di italiano. L'ultimo libro di cui vi parlo in realtà l'ho appena iniziato perché l'ho preso per leggerlo insieme a una mia studentessa online e si chiama Le più belle storie di donne coraggiose. Secondo me questo può essere un bellissimo regalo o autoregalo per chi studia l'italiano, perché racconta in brevi storie e anche abbastanza semplici delle vite di donne straordinarie accompagnate anche da delle bellissime illustrazioni. Quindi è proprio un bellissimo libro da avere e da leggere per conoscere la vita di donne non solo italiane, ma comunque che hanno cambiato il mondo. Passiamo adesso alla categoria dei film italiani che ho visto nel 2025 e devo mettere le mani avanti. Sono davvero pochi, anzi è uno solo, o meglio,
Ho rivisto molti film italiani nel 2025, per esempio Era ora, protagonista del mio Italian Movie Club, ma ho visto solo un film italiano nuovo del 2025, che è La vita da grandi. È un film dolcissimo, è molto divertente, ma anche emozionante, che racconta la storia vera di due fratelli. Una ragazza deve prendersi cura, su richiesta dei genitori, di suo fratello, che è una persona autistica. Ve lo consiglio sicuramente perché è una storia molto dolce e carina e poi l'italiano è quello contemporaneo, quindi è un esercizio molto molto utile per voi. Credo che lo troviate su Netflix. Adesso vi faccio vedere 5 titoli che sono usciti tra il 2024 e il 2025, ma che io non ho ancora visto, non so perché. Quindi ve li faccio vedere, così anche voi mi dovete ricordare di guardarli. Il primo film è Follemente di Paolo Genovese. Racconta un appuntamento romantico tra Pietro e Lara. Dovrebbe essere un film divertente perché gli altri personaggi del film sono le varie personalità che si sviluppano nelle menti di Pietro e Lara. Un'idea molto simile a quella della Disney Pixar del cartone animato Inside Out. Il secondo film che devo assolutamente recuperare nel 2025 è Le città di pianura di Francesco Sossai, perché è stato considerato tra i migliori film italiani del 2025. Un altro film che devo vedere è Il Maestro di Andrea Di Stefano. Siamo alla fine degli anni '80 e il protagonista è Felice, un ragazzino di 13 anni, un giovane giocatore di tennis che viene affidato dal padre all'allenatore Raul Gatti, un ex campione di tennis in profonda crisi professionale e personale. Tra i due nascerà sicuramente un legame profondo. Vermiglio invece è un film del 2024. Siamo nel 1944 a Vermiglio, in provincia di Trento, in Trentino Alto Adige. L'arrivo di Pietro, un soldato siciliano, stravolge la quotidianità di Lucia. Il film è stato accolto con recensioni molto positive, sia dalla critica cinematografica italiana, sia da quella internazionale, e ha ottenuto la candidatura al miglior film in lingua straniera ai Golden Globe 2025. L'ultimo film del 2025 che devo assolutamente vedere è Le assaggiatrici di Silvio Soldini. Racconta la storia di alcune donne che durante la Seconda Guerra Mondiale erano obbligate a mangiare i pasti destinati a Hitler. Ogni giorno, per 2 volte, a pranzo e a cena, dovevano assaggiare i piatti per capire se quel cibo era avvelenato. Passiamo ora alla categoria delle serie TV italiane che ho visto nel 2025 e devo dire che qui il discorso è molto simile a quello che vi ho fatto sui libri, perché io guardo moltissime serie TV durante l'anno, ma soprattutto serie TV straniere per praticare le lingue che io studio, cioè l'inglese, il francese e lo spagnolo. Però, quest'anno ho visto anche diverse serie TV italiane di cui adesso vi parlo. Quella che ho preferito è una serie di true crime che si intitola Per Elisa, il caso Claps. Racconta l'omicidio di Elisa Claps avvenuto nel 1993. Questo è un caso di cronaca molto famoso in Italia perché si è risolto dopo tantissimi anni. Se vi piace il true crime ve la consiglio, ma perché è una serie fatta veramente molto molto bene. Le altre serie che ho visto quest'anno sono Maschi Veri, Antonia, Costanza e Il Baracchino.
Vi ho già parlato di queste 4 serie in un video specifico che vi chiedo di andare a recuperare perché in quel video vi ho spiegato bene tutti i pro e tutti i contro, tutti i difetti e tutti i pregi di ogni serie. Una menzione speciale per una serie TV del 2025 che io non ho visto, ma che ha avuto un grandissimo successo sia in Italia sia all'estero, che è M, il figlio del secolo. È la storia di Benito Mussolini, la storia del fascismo in Italia. Se vi interessa questo argomento, fatemi sapere se l'avete vista o la guarderete. Passiamo adesso alla musica italiana che ho ascoltato di più nel 2025 e come potete vedere in questo famoso riassunto di una app di musica estremamente usata in Italia, i 2 gruppi musicali e cantanti italiani che ho ascoltato di più sono I Cani e Gazzelle. I Cani sono il mio gruppo italiano preferito e dopo una lunga pausa di 9 anni, nel 2025 hanno pubblicato un nuovo album e sono tornati in concerto. Ve li consiglio se vi piace la musica indie elettronica, uno stile un po' particolare. Invece Gazzelle ve lo consiglio sicuramente perché è un cantautore romano che scrive musica pop molto più semplice, soprattutto canzoni d'amore, ma anche canzoni che parlano della vita di oggi, dei giovani di oggi, quindi ve la consiglio sicuramente. Adesso vi leggo il titolo di alcune canzoni italiane che ho ascoltato moltissimo durante l'anno e che vi consiglio. Il primo brano è Vivo di Fabri Fibra, che in realtà riprende una canzone di qualche anno fa con lo stesso titolo. Mi piace tantissimo quando il rap si mischia alla musica più romantica e melodica. Poi ho ascoltato tantissimo Futuri possibili di Franco 126. Ho ascoltato tante volte Incoscienti giovani di Achille Lauro. Poi Volevo essere un duro di Lucio Corsi, di cui vi ho fatto anche un video qui sul canale. E infine ho ascoltato un brano vecchissimo del 1969 che si chiama Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo. Finiamo con la categoria sport italiani. Allora, io sono una grande appassionata di Formula 1 e soprattutto di Ferrari, ma devo ammettere che negli ultimi anni, molti anni ormai, da quando la Ferrari ha dei risultati terribili, mi sto dedicando ad altri sport e ovviamente mi sono appassionata al tennis italiano, perché il tennis italiano sta vivendo un'era veramente fenomenale. L'Italia ha vinto la 3ª Coppa Davis, la 2ª consecutiva nonostante l'assenza di Jannik Sinner. Poi anche la squadra del tennis femminile ha vinto la 2ª Billie Jean Cup di fila. Jannik Sinner, il mio preferito, ha chiuso la stagione come numero 2 del mondo, però si può consolare perché ha vinto sia Wimbledon, sia le ATP Finals di Torino e sia gli Australian Open, un grande risultato. Inoltre il 2025 mi ha fatto appassionare nuovamente alla pallavolo, perché io ho giocato per tanti anni a pallavolo, ma forse non avrei dovuto fare un altro sport, ma il 2025 mi ha fatto riappassionare alla pallavolo perché sia la squadra maschile sia la squadra femminile hanno ottenuto dei risultati incredibili, sono stati veramente fortissimi e tutta l'Italia ha tifato per loro.
Bene, grazie mille per essere arrivati fino alla fine di questo video, un po' diverso. Fatemi sapere nei commenti voi che cosa avete amato di film, libri, serie TV italiani. Fatemelo sapere nei commenti. Grazie mille e noi ci vediamo alla prossima video lezione.